tutti, sono Riccardo Albieri e in questo video faremo una carrellata delle principali novità introdotte dalla versione 21.1 di FileMaker, uscita di recente. La versione 21.1 di FileMaker ora supporta macOS Sequoia e sul versante della gestione dei modelli IA, ora l'istruzione di configurazione dell'account ci permette di selezionare Cohere come fornitore del modello. Le altre opzioni disponibili che erano già presenti in precedenza sono OpenAI oppure un modello personalizzato nel caso optassimo per gestire un modello locale. Abbiamo pubblicato un video al riguardo qualche tempo fa. Un'altra opzione molto interessante legata all'intelligenza artificiale è la possibilità di creare degli embedding legati alle immagini anziché soltanto al testo come era in precedenza e, cosa molto gradita, ora possiamo salvare il risultato all'interno di una variabile oppure anche all'interno di un campo sotto forma di array JSON. Questo array, vediamo qui un esempio, ci riporta il record ID, quindi l'identificativo univoco nativo FileMaker, e il valore di similarità. A cosa può servire una cosa del genere? Beh, effettivamente, avendo l'ID del record, noi possiamo ricreare un gruppo individuato di record senza necessariamente rilanciare la ricerca semantica, che può essere anche un'operazione onerosa. Quindi se abbiamo individuato un gruppo di record, possiamo salvare il risultato e andarlo a ricaricare scrivendo una procedura che va a isolare questi ID record, filtrandoli magari anche per valore di similarità, no? Tutti quelli che hanno un valore di similarità superiore a 0,6. No? Ecco, in questo caso possiamo andare a prendere solo i record che ci interessano senza rilanciare la ricerca semantica, quindi è una bellissima novità. Abbiamo inoltre la possibilità, mediante la funzione getToken utilizzati ultima istruzione, di fare dei test, ad esempio con un modello locale, avendo un'indicazione di quante volte andiamo ad invocare dei token. Questa cosa ci può servire. I token nei modelli commerciali sono di solito soggetti a dei costi. Quindi se noi sviluppiamo un prototipo di un'applicazione che utilizzi un modello di intelligenza artificiale e per fare il prototipo usiamo un modello locale, se vogliamo avere un'idea più o meno di quanti token necessita per far girare certe operazioni, in questo modo possiamo vedere all'interno delle varie procedure che impatto potenziale a livello economico può avere la nostra soluzione. Per condivisibili questioni di sicurezza, il privilegio di accesso a questa funzionalità veramente comodissima, presente, introdotta nelle ultime versioni di FileMaker, adesso è disattivo di default per tutti gli account che non sono ad accesso completo. Mia personale opinione, io adoro questa funzionalità, ma non dovrebbe essere resa disponibile al di fuori del gruppo di account che lavorano ad accesso completo. È la funzionalità di apertura rapida. Come possiamo vedere, adesso è stata introdotta anche questa opzione comodissima di limitare la ricerca al file corrente. Questo perché? Perché se abbiamo delle soluzioni multifile, oppure se in qualche circostanza siamo costretti ad aprire due versioni, magari sviluppo e produzione, per riportare delle modifiche da una parte all'altra, e non vogliamo confondere un layout o uno script di produzione con un layout o uno script di sviluppo, possiamo dire a questa opzione di limitarsi al file corrente, e quindi noi se andiamo poi a scrivere, qui abbiamo accesso per esempio a un formato scheda, una tabella, a una serie di campi, eccetera. Ecco, queste sono informazioni però che secondo me non dovrebbero essere rese disponibili agli utenti standard. Entriamo nel novero delle istruzioni script e abbiamo una modifica graditissima.
sono stati cambiati i comportamenti di default di tutta una serie di istruzioni che hanno un fortissimo impatto, specialmente per chi come me fa lo sviluppatore, ma non solo, anche gli utenti che comunque hanno a che fare con gli script, perché finalmente sono stati cambiati i comportamenti di default di alcune istruzioni che usiamo quasi quotidianamente. Ad esempio, se creiamo un loop, ora finalmente l'opzione vai al record richiesta pagina, se indichiamo precedente o successivo, l'opzione esci dopo l'ultimo è su attivata, quindi finalmente non correremo più il rischio, se siamo distratti, di trovarci in un loop infinito perché ci siamo scordati di attivarla. Quindi il comportamento di default è attivata, perciò se arriviamo in fondo o in cima, se usiamo precedente, al nostro loop, la nostra procedura si interromperà. Anche ordina i record o altre istruzioni che usano la finestra di dialogo adesso hanno un comportamento di default invertito rispetto all'originale. Prima era sempre attivata, adesso l'opzione di default è disattivata. Questo perché? Beh, perché effettivamente intanto nel caso di ordina è difficile che noi vogliamo dare all'utente la libertà di ordinare facendo in modo che sia lui a scegliere i campi. È molto più probabile che noi mettiamo a livello di script il criterio o i criteri di ordinamento che vogliamo e poi l'esecuzione dell'ordinamento in sé non prevede un'interazione con l'utente. Capitava spesso che ce la si scordasse, magari c'era uno script che aveva tutta una serie di istruzioni successive che rimanevano lì bloccate, non eseguite perché FileMaker aspetta un'interazione dell'utente che magari non è davanti al computer, insomma, tutta una serie di potenziali problemi che se noi vogliamo riaverla basta cambiare l'opzione, però il comportamento di default a me sembra molto più utile in questo modo. Discorso analogo per esporta record e altre opzioni, mi pare anche esporti contenuto campo, dove è presente l'opzione crea cartelle, che adesso di default è attivata. Questo perché si è scelto evidentemente di dare la preferenza al portare a termine il compito anziché restituire un errore, perché che cosa succedeva? Se crea cartella è disattivata, io indico un percorso ma non c'è la cartella, magari ho detto di salvare in scrivania dentro la cartella preventivi. La scrivania naturalmente c'è, ma non c'è la cartella preventivi, il comportamento di default di FileMaker fino a questa versione era di interrompersi e restituire un errore. In questo caso il comportamento di default è che se non trova la cartella la crea e poi porta a termine il compito. Chi non amasse questa impostazione potrà naturalmente disattivarla e quindi se non c'è la cartella perché magari vogliamo avere il controllo completo sulla creazione di oggetti sul file system, la terremo disattiva, però il comportamento di base è adesso attivata. Abbiamo anche una nuova funzione disponibile sul limita gruppo trovato. Questa è una delle novità più interessanti, anche se l'utilizzo è abbastanza circoscritto, però è una delle novità più interessanti, perché possiamo infatti decidere se operare o meno utilizzando gli indici. A prima vista questa cosa sembra un'assurdità. Perché mai non dovrei voler usare uno strumento che è nato per velocizzare le ricerche? Sembra assurdo, no? Dipende, perché ci sono casi sporadici, ma comunque esistono, in cui non utilizzare un indice può dare dei vantaggi consistenti in termini di prestazioni. Il caso tipico, e a questo scopo ho creato un dataset di oltre 1 milione di record, se abbiamo un set di dati di partenza molto consistente e il gruppo di record all'interno del quale vogliamo andare a fare la ricerca di limitazione del gruppo trovato è molto piccolo, quindi c'è una forbice molto ampia, in effetti il non usare gli indici, quindi non richiedere a FileMaker di riesaminare i record attraverso l'indice, può essere più performante. Vediamo ora un paio di esempi
partendo da un dataset di oltre 1 milione di record, e ho creato due simulazioni in cui in un caso è evidentemente più performante utilizzare l'indice, nell'altro invece probabilmente ci sono dei vantaggi a non utilizzarlo. Allora, in questo caso utilizziamo l'indice e abbiamo impiegato 124 millisecondi. Siamo passati da 1.092 record a restringere fino a 273. Se non usiamo gli indici, ci mette 187 millisecondi. Rifacciamo. 121. 161. Si sta assottigliando la differenza, probabilmente se chiudessi e riaprissi il file si ripristinerebbe la distanza. Comunque diciamo in questo caso l'indice è più veloce di un 20-30%. Se noi andiamo però a creare un found set ancora più piccolo, gli indici vanno intorno ai 10 millisecondi, ma senza indici è quasi un terzo. Quindi è chiaro che da 3 a 9 millisecondi non cambia niente. Se però la tabella di partenza è ancora più grande o questa forbice dovesse aumentare, questo approccio può diventare molto molto interessante. Tra l'altro questo file è in locale, probabilmente se il file fosse caricato su un server, il fatto di lavorare senza gli indici darebbe una forbice ancora più ampia in questa precisa circostanza. Un'altra novità interessante riguarda l'istruzione esegui FileMaker Data API, dove ora abbiamo la possibilità di ignorare l'opzione impedisci modifica valore durante l'immissione dei dati, per capirci questa, ad esempio, semplicemente impostando un valore all'interno di una chiave, la chiave che vediamo qui in sovraimpressione. L'utilizzo di questa novità sarà sicuramente limitato, perché chiaramente perché dovrei andare ad ignorare un vincolo che presumibilmente è stato messo a livello di definizione del campo per assicurare un'integrità dei dati? Dipende, i casi non saranno tantissimi, però supponiamo che abbia creato un sistema di inserimento dei dati anagrafici di un cliente e lato FileMaker gestisco soltanto clienti italiani, quindi faccio la verifica in un campo CAP sapendo che vengono inseriti solo clienti italiani, ma ho una procedura web che raccoglie i dati anche da parte di clienti esteri. Chiaramente se vado a scrivere quel dato tramite l'API mi becco un errore perché magari il CAP irlandese non passa la verifica. In questo caso posso decidere, se sono sicuro di non fare danni, di lasciare questa validazione nella definizione dei campi, ma consentire alle data API comunque di inserire dati aggirando questo vincolo. Ultima opzione nelle istruzioni script, molto molto interessante ma da usare con grande cautela, è la possibilità di eseguire lato server uno script che a sua volta contiene un'esecuzione lato server in un altro script, quindi in un subscript. Ci sarà capitato di vedere degli errori perché non ci eravamo accorti che magari lo script principale decidiamo di eseguirlo lato server, non abbiamo controllato anche nei subscript e magari in uno dei subscript, cioè degli script richiamati a questo script principale, c'è a sua volta un esegui script su server. Ecco, questa cosa non era consentita. Adesso FileMaker Server, quest'ultima versione, consente di creare queste sessioni virtuali multiple. Perché ho detto che va usata con cautela? Perché è facile capire che questa esplosione, questa fioritura di sessioni lato server, se non l'abbiamo testata bene, può far partire, pensate se c'è un loop di mezzo, una cosa del genere, può far partire decine di sessioni server side che prendono memoria e possono letteralmente sedere il nostro server, quindi va testata benissimo. Però in alcune circostanze può essere davvero una cosa ottima avere questa possibilità. Passiamo invece a quella che secondo me è la funzionalità in assoluto più interessante di questa nuova versione. È la funzione esegui SQL e. Il meccanismo
ricalca quello della funzione eseguiSQL, ma con un'importantissima differenza, che se si verifica un errore SQL, vediamo, quindi la query è select campo inesistente from clienti, eseguiSQL standard ci restituisce un errore, quindi non ci dà nessun aiuto, eseguiSQL ci dà il punto interrogativo, questo per non rompere il codice che eventualmente è stato scritto per catturare il primo carattere, ma a seguire ci dà anche una descrizione dell'errore, quindi in questo caso notare i messaggi d'errore sono in inglese, anche se la versione che sto usando è localizzata in italiano, non sappiamo se saranno localizzati, però la colonna, quindi il campo con il nome campo inesistente, non esiste nella tabella che stai referenziando, quindi in questo caso campo inesistente non esiste. Ecco, in questo caso è molto semplice porre rimedio, vado a vedere come si chiama il campo e magari si chiama campo esistente e correggo immediatamente l'errore. Invece qua non so se ho sbagliato a scrivere qualcosa nella query, se ho sbagliato la sintassi oppure se effettivamente è un errore differente. Ecco, quindi questa veramente è utilissima perché effettivamente se io invece metto una query funzionante, il risultato è esattamente analogo a eseguiSQL. Molto 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 apprezzato, specialmente per chi ha perso ore a fare il debugging di una query SQL complessa. Chiaramente su questo esempio l'errore è immediatamente evidente, ma non è sempre così semplice trovare gli errori nascosti. Oltre a eseguiSQL abbiamo due funzioni nuove potenzialmente interessanti, perché abbiamo get annulla transazione su stato errore. Questa ci permette di rilevare se l'istruzione di script imposta annulla transazione su errore, quindi se sono in una transazione, come si deve comportare FileMaker se si verifica un errore di script. Deve farmi il rollback della transazione? Sì, no. Ecco, questa funzione permette di controllare se questa istruzione script ha questa opzione attivata oppure no. Quindi abbiamo molto più controllo sul nostro flusso di rollback. Un'altra istruzione interessante è get memoria sistema disponibile. Questa ci restituisce lo spazio di archiviazione disponibile, espresso in byte, sull'unità di sistema su cui è installato il software FileMaker. A cosa può servire? Beh, uno scenario possibile potrebbe essere di mettere in piedi, ad esempio, una routine di allarme se lo spazio su questo disco scende sotto una certa soglia. Magari ho dei backup che girano lì, mi stanno rubando tutto lo spazio, per evitare che FileMaker Server vada in stop perché non ha più spazio su disco per fare le sue operazioni, posso provare a vedere se questa funzionalità mi aiuta a prevenire queste situazioni. In altri casi, ad esempio nella gestione dei contenitori, può essere utile se li tengo sempre all'interno dello stesso disco. Se li metto da qualche altra parte, no, perché non mi viene restituita un'informazione utile, perché restituisce soltanto le informazioni relative a dove è installato FileMaker. Abbiamo anche la possibilità di inserire un calcolo vero e proprio all'interno delle convalide dei campi. Quindi, se ricordate, in precedenza era soltanto possibile mettere un messaggio, adesso abbiamo accesso all'intero motore di calcolo, quindi potremmo inserire un messaggio multilingua, prendere dei dati d'ambiente, caricare delle variabili, fare delle sorte di conteggi, insomma fare tutta una serie di operazioni che prima invece erano limitate a un semplice messaggio. Ecco, quindi c'è più controllo. Non sono un grande fan dello spostamento della logica all'interno dei campi, però se decidiamo di andare per questa strada, magari avere comunque più strumenti possibile è sicuramente una cosa che mi sento di apprezzare. Venendo ai calcoli di formato, un problema serio che si presentava nelle vecchie versioni era, per esempio, che se io inserivo un calcolo semplicissimo,
all'interno di un formato, andando poi a cambiare qualcosa a livello di, ecco qui funziona. Se però decidevo di cambiare il nome della tabella o il nome del campo, non funzionava più. Invece, se adesso io vado a modificare uno dei componenti, quindi ho il nome della tabella o il nome del campo, il calcolo si aggiorna automaticamente, risparmiandoci un sacco di manutenzione. Effettivamente questa è una modifica assolutamente necessaria, quindi solo questo giustificherebbe il passaggio a questa versione se utilizziamo i calcoli di formato. Ultima opzione di questa sezione dedicata a FileMaker: finalmente può essere rimosso il tema classico. Se non ci sono formati che lo adoperano, finalmente questo tema, che è stato importante per la transizione al nuovo motore grafico, che però è venuta già un bel po' di versioni fa, era inamovibile. Il problema è che per ragioni di retrocompatibilità era pesante, poco performante, insomma era davvero ora di salutarlo senza rimpianti. Adesso si può fare, quindi se non ci sono formati che lo utilizzano, il tema classico può essere rimosso anche direttamente da qui. Quindi come vedete ho potuto eliminarlo, prima non si poteva. Parliamo rapidamente di altri due prodotti della suite FileMaker. FileMaker Server, la cosa più interessante assolutamente è la rimozione del limite di traffico legato alle date API. Infatti ora il contatore del traffico mostra invece il numero corrente di connessioni alle date API, e questa cosa vale anche per il traffico che transita attraverso OData. E abbiamo però anche un altro paio di opzioni interessanti. Come abbiamo detto, possiamo indirizzare il traffico di FileMaker sulla porta 443 e non sulla porta proprietaria 5003 che è in giro da 30 anni. Questa opzione però richiede che si utilizzi Nginx come server web, quindi non possiamo usare IIS. In questo caso per farlo serve Nginx. E altra cosa molto utile, FileMaker Server ora consente di far girare contemporaneamente diversi script di backup, e questa cosa può essere utile perché effettivamente non è una pratica consigliata quella di mettere degli script di backup in parallelo, però se noi abbiamo uno script di backup generale che prende tantissimo tempo e sborda nella fascia oraria di uno script magari molto più agile, che fa la copia soltanto di un database molto più piccolo, a noi comunque sono sicuro che preferiamo che entrambe le routine vadano a buon fine, non che il secondo backup non venga eseguito perché sta girando il primo. Quindi in questo caso io non prevederei mai dei backup in parallelo volutamente, però il fatto che non debba fare i calcoli al millesimo di secondo per essere sicuro che siano tutti fermi gli script di backup quando ne parte un altro, questa è sicuramente una cosa che ci facilita la manutenzione dei nostri dati. Veniamo all'ultimo strumento che ha beneficiato di una serie di modifiche importanti, ed è il FileMaker Developer Tool. Questo strumento, che è uno strumento per sviluppatori a linea di comando, è molto amato appunto dagli sviluppatori, soprattutto in virtù della sua velocità, specialmente quando si tratta di spostare e migrare dati. Ha ricevuto diverse migliorie. Le due più interessanti sono che possiamo determinare attraverso una istruzione a linea di comando le dimensioni di un indice o dei dati contenuti all'interno di un campo. Questi dati non sono sempre evidenti, quindi quando cerchiamo di capire ad esempio perché un file è così grosso ed abbiamo eliminato i soliti sospetti tipo i campi contenitore con i dati embedded, e poi abbiamo fatto salva copia compatta, abbiamo fatto fare la cura dimagrante, ma il file è ancora molto molto grosso, non è semplice perché magari ci sono dei campi con dei nomi non particolarmente intuitivi che contengono delle mole di dati enormi. Con questo strumento possiamo andare a chiedere la dimensione o dell'indice o addirittura dei dati contenuti all'interno di un campo, e quindi possiamo identificarli molto velocemente.
Possiamo anche usare questo strumento per caricare dei database su un server FileMaker. Questa cosa non ci richiede di passare attraverso FileMaker Pro e apparentemente non è comoda, ma in realtà se noi ci troviamo ad esempio in un ambiente dove, pensate a una macchina Linux che non ha un'interfaccia utente e per qualche motivo non abbiamo la possibilità di caricare i file con FileMaker da fuori, beh, magari pensare di avere uno strumento invece che gira a linea di comando potrebbe risolverci il problema e fare il caricamento del nostro database risolvendoci o rendendoci più semplice tutta la procedura.